Ciao a tutti, sono Gianluca Aime, benvenuti in questo canale Riassunti di Storia e benvenuti in questa nuova playlist, così un po' meno noiosa del solito, nella quale tratteremo di cultura popolare, ma sempre a tema storico. Questo video tratteremo una recensione, una chiacchierata, ovviamente sotto il profilo storico di questa famosa serie TV Barbarians di Netflix. Molto se ne è parlato, soprattutto molto se ne è discusso. Non sarò solo perché insieme a me alla fine ci sarà un intervento soprattutto sul pensiero storico della figura di Arminio, come la sua figura si è evoluta nel corso dei secoli e come ne risente la stessa serie TV. Questo approfondimento sarà fatto da un mio amico e un mio compagno d'armi dell'Università di Torino, Matteo Strobino. Prima di passare alle critiche più cattive in questa serie TV, non bisogna interrogarci innanzitutto su tutto il prodotto. Io fin dall'inizio ve lo dico, ho trovato questa serie TV un grande, gigantesco corteo barocco. Il fine è quello, a mio avviso, di per una volta una serie TV prodotta dai tedeschi, far vedere che una volta i tedeschi non sono i cattivi di turno e quindi raffigurare i romani con i nuovi soldati dell'SS e quindi i tedeschi per una volta sono i buoni che subiscono le violenze dei cattivi, dei prepotenti. E si è parlato che in questa serie TV sono stati usati dei rievocatori, non dei semplici comparse, quindi si è sottolineato il valore, il lavoro storico che c'è stato dietro, ma a mio avviso questo video lo faccio come critica per tutti i commenti che mi sono stati fatti e che ho letto anche inerenti a questo video, questi commenti fatti dai leoni da tastiera, che a mio avviso fare la storia non vuol dire semplicemente fare la storia militare, proprio in quel senso, se vogliamo, strettamente tecnico delle varie spille, le uniformi, nel secondo secolo si usavano quei tipi di elmo, dal secondo secolo è arrivato un altro. La storia è un argomento un po' più complesso, quindi vorrei dare insieme a Matteo un taglio prettamente storico a questa serie TV. Per parlare e criticare la nostra serie TV Barbarians non si può non partire da questa immagine e qui soprattutto mi rivolgo alla critica che io faccio ai leoni da tastiera del web. Infatti hanno fatto l'apologia a spada tratta di questa immagine nella quale si vede un aquilifer che indossa un manto di tigre. I leoni a tastiera, anche loro felini, sostengono giustamente che in Anatolia è sempre stata presente la tigre e soltanto nel 1970 questo animale si estingue in Anatolia. E quindi era tutto plausibile, tutto fattibile che un aquilifero indossasse un manto di tigre. Ma per le ragioni che ho già detto precedentemente, il quale considero questa serie TV più che altro un grande corteo barocco, per carità, è possibile che un aquilifer romano indossasse semplicemente una tigre, perché indossavano sia pelle di lupo, sia pelle anche di altri felini, ma a mio avviso è alquanto ingiustificato, alquanto anche gratuito. Posso capire fosse stata un'immagine o più, o fossero state presenti anche altri aquilifer con indosso altre pelli, ma in tutta la serie si vede solamente aquilifer con indosso peli di tigre e quindi qua a mio avviso si cade nel barocco. E perché questo? Ma innanzitutto un po' forzato, se ci portiamo alla tradizione, alla mitologia, non possiamo che non ricordare Eracle, il quale la sua famosa Leontè, la Leontè era fatta una pelle di leone, il leone di Nemea. Ma a parte questo, che col senno del poi tutto è possibile, la mia critica si basa su un giudizio che viene anche dagli studi di archeologia e non solo, i quali insegnano che la realtà si muove più sul piano pratico e quindi in una società che possiamo dirlo tranquillamente non era così sviluppata a livello tecnologico, è difficile che
uno che sta nel Germania del Nord indossi una pelle di tigre e non, se vogliamo, una pelle di lupo o di orso che da quelle parti c'erano, ma soprattutto coprivano maggiormente dal freddo. Siamo in una società comunque primitiva, ma se vogliamo comunque sposare questa idea che tutto è possibile, per le critiche che verranno poi successivamente, che farò in questo video, non può essere che a mio avviso un gusto estremamente barocco per questa scelta di regia. Infine, tralasciando che questo manto mi sembra più che altro di una classica tigre che si trova nell'India, ma io non sono un esperto di animali, quindi posso benissimo sbagliare, lascio mia questa affermazione nel dubbio. Ebbene, sempre il web ha mosso gravi critiche questa volta, sempre a questa immagine dove sia in questa scena che in un'altra, ebbene, i cavalieri sono raffigurati, sono a cavallo e si intravedono delle staffe, che ovviamente è un'invenzione che arriva nel VI secolo d.C., quindi siamo in un'epoca pienamente medievale. Ma a mio avviso questa è una critica alquanto trascurabile. Perché? Perché uno, non sono così presenti le scene di battaglia e quindi in questo caso è semplicemente una comodità per gli attori. Poi sono nascoste, bisogna proprio fare un fermo immagine e andare a vedere, quindi a mio avviso si può lasciare decadere questa critica, come secondo me invece non si può far decadere la critica inerente al manto di tigre. Ebbene, questa immagine raffigura il celebre trombettista Dizzy Gillespie, trombettista bebop, fine anni 40, inizio anni 50 e non solo. E come vedete la sua tromba ha una forma particolare, ma perché voglio parlarvi di lui? Ovviamente non ha combattuto a Teutoburgo, ma per una analogia di pensiero dobbiamo riflettere sulla sua tromba e vediamo che la campana è stata modificata, si sono state fatte varie teorie, si fosse seduto sopra, gli è scivolata, l'ha modificata perché era un mattacchione, cosa in realtà che era vera, l'ha modificata per avere un suono migliore, in realtà con le interviste è venuto fuori è un'esigenza pratica questa. Gillespie ha modificato questa tromba perché suonando con la sua orchestra non riusciva a sentirsi. Quindi, modificando la campana, puntandola verso l'alto, il suono rimbalzava sul soffitto e questo gli permetteva di sentirsi. Quindi, ancora in questo caso si vede come nella realtà sono le esigenze pratiche che dettano, se possiamo, la storia, comunque c'è sempre esigenze pratiche di fondo. Vari elogi sono stati fatti a questa serie TV che ha usato dei rievocatori, quindi sulle armi, sui costumi degli stessi germani che non erano vestiti di pellicce ma di tessuti colorati e non solo, ma a mio avviso un grave errore è questo elmo, che è l'elmo che usa Arminio. Uno, è ingiustificato il fatto che lo usi solo lui, si deve riconoscere una scelta di regia, può anche essere. Secondo, quest'elmo è tipico del III secolo d.C., viene fuori durante il periodo dell'imperatore Aureliano, in un contesto del primissimo primo secolo, è alquanto ingiustificato. Questo elmo viene adottato dai romani che lo prendono dalla tradizione dei cavalieri catafratti, dei cavalieri orientali, cavalieri sassani, i cavalieri parti, come volete chiamarli, sono sempre loro, sono i persiani. Ebbene, a mio avviso è un errore storico questo elmo perché non si può spiegare come Arminio, che è un germano, è un barbaro, possieda questo elmo e come di fatto lo possieda solo lui. Un altro esempio di gusto espressamente barocco è questa spada. E questa spada che, se non erro, appartiene a Varo nella serie TV. E qua si vede a mio avviso quanto non sia inerente con le spade della tradizione primo imperiale, tardo repubblicana, del gladio, la spada corta. Questo manico, se vogliamo, alla fine, questa faccina di aquila, diciamola tutta, c'erano le armi da parate, erano finalmente decorate, ma
a mio avviso il gusto è un po' troppo barocco, e poi soprattutto non si spiega perché Varo va alla guerra con un'arma da parata. Le armi da parata c'erano e si usavano in determinate circostanze. Quando si andava per campagne militari si usavano le armi vere. Quindi anche qui a mio avviso uno scivolone dei rievocatori. Si è decantato in tutti i modi la bellezza e la ricostruzione dei costumi dei germani, ma a mio avviso, e questa qui mi parlo della figura di Goldman, che è questo signore qui che farà una gran brutta fine nella serie TV, per comprenderci, è colui che prima della battaglia gli viene detto: tutti quanti vivrete, gli dei saranno contenti di te perché oggi morirai male. Ebbene, perché me la prendo con lui? Perché è l'unico che effettivamente è decorato con dei vestiti, il quale sembra un po' troppo fini, il tessuto un po' troppo, scusatemi, fine, un po' troppo raffinato comunque per l'epoca, e soprattutto si vedono dei motivi che ricordano un po' troppo la lana scozzese, che in questo momento non c'entra niente. È un rosso pienamente fuoco. Questi i richiami del motivo scozzese sono a mio avviso un po' troppo forti e immotivati. Mi dispiace, non sono riuscito a trovare un'immagine integrale dei suoi vestiti, ma parlare un attimo dei vestiti scozzesi è comunque analogo al pensiero che facciamo noi, in quanto è un pensiero fortemente nazionalista. A quanto pare, diversamente anzi da quanto tutti quanti noi pensiamo, i kilt scozzesi e questi ricami, tutto quanto, sono stati inventati dagli inglesi, sono stati dati ai reggimenti militari nel XVIII secolo, ovviamente reggimenti scozzesi. Adesso i- il patriottismo, il nazionalismo scozzese rivendica che questi ricami, queste stoffe sono ancora i significati degli antichi clan, quindi si rifanno uno tra tutti il film William Wallace. Ebbene, questo è una grande bufala eh, della, di una sorta di nazionalismo e anche, se vogliamo, di negazionismo storico. È anche inerente a questa serie TV, dove vediamo è fortemente filo germanica, ma di questo poi parleremo in seguito, quindi si discosta un po' dal pensiero storico. Il corteo barocco non è ancora finito e, a parte questa grande cura che tutti hanno decantato di questi elmi, l'elmo del centurione con questi vari pennacchi, pennacchietti, che alcuni per carità molto belli, molto ben fatti dal punto di vista storico, altri sembrano effettivamente usciti, sembrano i centurioni che si trovano a Roma davanti al Colosseo, e altri, come in questo caso, ricordano i vecchi stereotipi dei film anni 50 di questo elmo alquanto improbabile di Varo, ma non voglio soffermarmi su questo perché di elmi ne abbiamo già parlato, voglio soffermarmi sui colori, perché è stato detto un grande uso, cioè un grande finezza nelle loriche amate, nelle loriche sementate, e giustamente i romani non sono sempre stati fatti tutti quanti con lo stampino, si è vista anche la complessità e la diversità dell'esercito romano, sia i legionari sia anche gli ausiliari. Ma non ho ben capito questi personaggi, primo è Varo che improvvisamente è colorato di blu, e non capisco il motivo, va bene che sia il generale in capo, ma in una guerra mi sfugge, posso sbagliare io, ma soprattutto non capisco quest'altro personaggio, che sono entrambi attori italiani. Questo personaggio di Viola, non mi ricordo come si chiama nella serie TV, in Italia è Diego Riace, è colorato di viola. Il viola è il colore dei pretoriani, e trovo alquanto immotivato che diventi lui improvvisamente viola, perché cioè Varo è blu, lui è viola, Arminio è rosso, gli altri sono rossi, cioè appunto si ricade a mio avviso sempre questo grande corteo barocco. Va bene i dettagli, va bene che si sono fatte le tende dell'accampamento del castrum, che sembrano effettivamente quelle, le tende di pelle, ma ci sono dei estremi scivoloni che non posso che non essere trattati. Ma i no per questa serie TV non si esauriscono qui, e ne troviamo
una serie, almeno io ne ho trovati una serie, il primo tra tutti, quello più famoso ed evidente, è il rapporto tra Varo e Arminio, che per ragioni di trama, per ragioni di scenografia, sono stati disegnati come padri e figli, come Varo avesse adottato addirittura Arminio. E questo non è proprio vero, forse nella realtà dei fatti non ci sono parlati neanche una volta, o se l'hanno fatto non avevano sicuramente questo rapporto. È stato fatto per ragioni tragiche, ragioni drammaturgiche, quindi si vede come Varo tradisce non solo la sua nuova madre, che sarebbe Roma, ma tradisce, che è impersonificata nella figura del padre adottivo Varo. E questo è un errore comunque dal punto di vista storico. Un secondo grande errore è proprio il castrum, è stato bella la ricostruzione, belli gli elmi, molto bella l'esercito con la lorica segmentata e la lorica amata, ma il custom con le tende che sembrano effettivamente di pelle, gli scudi degli ausiliari, ok, ma effettivamente il custom non è quello che si vede nella serie TV, questa immensa distesa di tende quasi sconfinata, non si vede la fine. Questo è stato fatto forse per sottolineare la grandezza dell'esercito romano. Il castrum erano fatti tutti allo stesso modo. Roma, parliamo appunto di una globalizzazione dove andava, portava il suo modello sia nelle città sia anche negli accampamenti fortificati. Un esempio del cinema, se non erro, guardiamo il film Eagle, che diciamola tutta, è un pessimo film storico, orribile, soprattutto quando vanno all'attacco con la formazione testuggine, ma lì il custom lo vediamo che è fatto un determinato tipo, ci sono delle precise regole, ci sono delle fortificazioni, la tenda principale delle Aquile non è posta così vicino, ha una sua geometria, una sua armonia, una sua proporzione, quello che di fatto non si vede. Poi costruito in mezzo così alla foresta, sarà stato fatto per delimitare, per segnalare come la Germania fosse una regione estremamente vergine di foreste e di vegetazione, ma è alquanto impensabile. Un terzo grande errore, tutti quanti segnalato, è la stessa battaglia di Teutoburgo, che lì viene raffigurata nel giro di una giornata, una cosa veloce, in realtà durò ben 3 giorni. Ma a parte questo, il grande errore dal punto di vista storico e anche dei rivocatori è il fuoco durante la battaglia, che sembra uscito dai peggiori film di Hollywood, e penso a 300, ma non lo dico. Ma soprattutto potete tutti quanti capire bene, appiccare il fuoco in questo modo incontrollato, perché comunque il fuoco non lo controlli in mezzo a un bosco, non è una grande tattica. Ehm, Altri grandi errori li possiamo trovare nei grandi innominati di questa serie TV. Primo tra tutti Augusto, non viene nominato neanche quando fanno vedere Arminio a Roma, ma lo stesso Tiberio sono innominati come se non esistessero, un cenno, niente di niente, alquanto sconvolgente. È anche innominato il fratello di Arminio e soprattutto è innominato Germanico, colui che vendicherà i Romani. Forse sarà una serie successiva, rivedremo questa serie TV, quindi forse Germanico farà le parti del cattivo. Non si sa, comunque questi sono i grandi innominati della serie TV. Questa serie TV ha comunque dei grandi lati positivi. Innanzitutto quello proprio tecnico, non si può negare una cura nei dettagli, nonostante le critiche che ho appena fatto, ci sono dei grandi lati positivi. È stata raffigurata la complessità dell'esercito romano nelle sue varie armature, non sono i classici soldatini usciti dalla fabbrica, usciti proprio dai giocattoli, tutti quanti uguali con la lorica segmentata, ma c'è anche una lorica amata, si vede anche l'esercito fatto di legionari e anche di ausiliari provenienti dalla Gallia, provenienti dalla stessa Germania, quindi questo bisogna riconoscere sia nella regia, ma soprattutto, a mio avviso, nei rievocatori che hanno la conoscenza tecnica di questo fatto.
Un altro lato positivo che è stato pienamente criticato, soprattutto qui in Italia, che fanno vedere i romani come i cattivi di turno, come ho detto all'inizio, un po' il fine di questa serie è per una volta far vedere i tedeschi come i buoni di turno che subiscono l'SS, in questo caso l'SS non possono che non essere i romani, e i romani conquistatori, imperialisti. Beh, questo si fa, ogni impero, bisogna dirlo, è un atto di violenza, un atto di rapina. Pensiamo alla guerra gallica di Cesare. Di fatto Cesare va, si impadronisce delle ricchezze, la guerra gallica, le sue conquiste in Gallia permetteranno poi di fare la sua scalata nella guerra civile, gli daranno la forza e le risorse, gli daranno un esercito, ma di questo ne avevo già parlato, quindi non dobbiamo fare troppo i sentimentali, una guerra è un atto di rapina e in questo caso è stato ben fatto dalla parte dei germani, che comunque non erano santi monaci. Un altro lato positivo che è stato sottolineato è l'uso della lingua, l'uso di questo latino, se vogliamo anche si sentono due pronunce, la prima la pronuncia quella scolastica, quella ecclesiastica e a mio avviso l'ho sentita più negli attori italiani, invece in altri attori tedeschi o di altre nazionalità ho fatto veramente fatica a capire il latino, ma non sono un cultore del latino, quindi mi fido di loro. Molto anche il bello che nella serie originale i barbari, i germani, parlavano la lingua tedesca, quindi creare un pathos, un legame con gli spettatori tedeschi. Questo forte senso di nazione è stato rimarcato da questo fatto e complimenti, è una ottima scelta di regia. Un grande lato positivo a mio avviso che ha è anche la religione dei germani o dei barbari, soprattutto non è sfociata in un accostamento alla religione dei Celti, che giustamente non hanno niente a che fare, ma soprattutto la religione dei Germani era un prototipo di quello che poi sarebbe stata la religione norrena dei Vichinghi. Però a mio avviso è stato veramente ben fatto questo legame, non sono stati sovrapposti, non dicono in nome esplicito di Thor o di altri dei norreni, quindi mantiene comunque le distanze che queste civiltà hanno, e queste civiltà hanno una distanza di 1000 anni. Quindi una attenzione anche da questo punto di vista. Se abbiamo detto comunque che questa serie TV premia per la sua ricostruzione delle armi, i rievocatori, comunque ci sono sempre degli scivoloni in questo caso. Si vede una contrapposizione dei germani, visti come sono stati inquadrati, raffigurati non come i semplici, i soliti, comuni barbari che si possono vedere per esempio nel film Gladiator, che sembrano veramente gli indoeuropei usciti dall'età del bronzo, che si vestono con le pellicce, brutali, che cacciano. Si fa vedere i germani che hanno una loro civiltà, sono sedentari i loro villaggi, con i loro sistemi di colture. Ma comunque i stereotipi convivono e non si può comunque sottolineare le critiche, dove sia si riscontrano nelle battaglie, si vedono sia i barbari con le loro armi, gli oloelmi, che hanno una valenza storica, e allo stesso tempo vediamo dei barbari appunto con degli elmi fatti da delle ossa di animali, che veramente è inspiegabile questo fatto, è solo luogo comune, però è alquanto brutto questo accostamento, perché se da una parte si riesce dal punto di vista storico, dall'altra sembra che effettivamente i vari costumisti hanno alla fine l'ultima parola e riescono a zittire i rievocatori, ed è un vero peccato, perché fino a quei piccoli punti erano riusciti nel loro intento e si deve tanto di cappello a questo lavoro. Nonostante questi lati positivi, a mio avviso non si può che comunque definire tutta questa serie TV un grande corteo barocco, dove convivono elementi più tecnici, più raffinati, più storici, a stereotipi alquanto inspiegabili. E quindi il mio orizzonte è quello della pittura di David, della pittura storica, e quindi se fai dell'arte inerente a un determinato contesto storico, se la fai devi farla bene, se no puoi anche non farla. Per citare cito due grandi esempi di film antichi,
il quale secondo me il classico è ormai insuperabile fino adesso, comunque il film di Alexander, dove a parte due scivolate, che la prima potrebbe essere la battaglia di Gaugamela, quando Alessandro va contro Dario, in realtà quello è avvenuto nella battaglia di Isso e non di Gaugamela, ma a parte questa grande scivolata il film si può alquanto perdonare, è un capolavoro, cosa che purtroppo questa serie TV non riesce a fare. Un altro, a mio avviso, grande film antico che rispetta i canoni è Agorà, il film è incentrato su Ipazia, ovviamente è di parte, un po' troppo filo pagano, anche i pagani facevano le loro brutte cose, non solo i cristiani cattivi, e poi una scivolata, si vede ancora questi pagani un po' troppo legati ai loro dei olimpici, siamo ormai nel ormai V secolo, la crisi dei 12 dei olimpici inizia con la crisi delle città e quindi dobbiamo tornare al IV secolo avanti Cristo e soprattutto poi con l'affermazione dei regni ellenistici vediamo che la religione in Grecia cambia e quindi sembra un po' forzato, ma per il resto il film Agora rimane, a mio avviso, personalissimo, posso sbagliarmi, non sto dando giudizi universali, un un bel fatto riuscito film storico del mondo antico. Ed eccoci qui nella seconda parte del video, io sono Strob e sono qui per parlarvi della figura storica di Arminio, cioè non tanto della persona, ma quello che appunto ha rappresentato Arminio nei vari secoli. Allora, partiamo dai classici. I classici ci portano un Arminio che sì, è un nemico abbastanza temibile, l'uomo che appunto riesce a sconfiggere Roma a Teutoburgo, ma niente di più, anzi, Tacito nei suoi Annales dice che è questo guerriero molto capace, coraggioso, che è quasi riuscito a venire alla Germania finché appunto i suoi collaboratori non lo fanno fuori perché spaventati dal troppo potere che aveva. Insomma, è un nemico temibile, sì, ma non è il nemico per eccellenza. Quel ruolo spetta ancora ad Annibale, seppur sia stato anche sconfitto dai Romani, però appunto è l'esempio perfetto di nemico di Roma, è quello che fa ancora più paura in un certo senso. Il nostro caro Arminio, sì, ecco, in un certo senso, sì, fa paura, ma non più di tanto, cioè appunto, anzi, Germanico vendicherà la sconfitta di Teutoburgo, recuperando tra l'altro anche le insegne dello stesso Varo, e anzi Arminio in un certo senso è una figura secondaria, come anche la vittoria dei Germani, cioè quello che è più grave è la sconfitta di Roma, il fatto che si siano persi così tanti uomini, passa più alla storia in questo momento la frase di Augusto, il fatto che Varo sia stato sconfitto, non tanto che Arminio abbia vinto, ecco. E così rimane anche nel Medioevo in un certo senso, finché però nel 600, cioè nel 1600, la situazione inizia un po' a cambiare, perché c'è una sorta di revival in Germania della storia romana e si inizia a rivalutare un po' quella che è la figura di Arminio, insomma, ci si interessa. E nel Settecento, infatti, la figura di Arminio diventerà un vero e proprio eroe della nazione. Certo, non è ancora così popolare, ma l'ambiente accademico, la cultura inizia ad elogiarlo potentemente. Infatti c'è anche un dramma del Settecento scritto da Kloptek, adesso l'ho pronunciato malissimo, da questo famosissimo drammaturgo tedesco che appunto dedica un'opera ad Arminio e che sarà l'iniziatore di quella che è la letteratura nazionale germanica, appunto questa letteratura che va oltre quelli che erano gli staterelli, cioè il Württemberg piuttosto che Brandeburgo, eccetera, eccetera, eccetera. E Arminio rappresenta perfettamente l'esempio della nazione tedesca che si unisce. E appunto quello che aiuterà anche la diffusione paradossalmente di questa idea e soprattutto di questa figura sarà Napoleone, perché appunto Napoleone attaccando la Prussia e la Germania, ovviamente passando per la Germania, creerà, o meglio, rafforzerà quell'idea di Arminio, cioè appunto del tedesco che si uniscono, tutti quanti i tedeschi si uniscono e che combatte e vince il nemico. Poi ovviamente qualcuno qua ci può anche leggere il fatto che Napoleone utilizzasse moltissimo la romanità, appunto le aquile e appunto chi meglio di Arminio può rappresentare il nemico per Napoleone. E appunto questo sentimento che nell'Ottocento si rafforza sempre di più verrà poi utilizzato dalla Germania Unita, appunto. Pensate alla statua più famosa di Arminio, quella che si trova a Teutoburgo, viene inizialmente costruita negli anni 30 dell'Ottocento e verrà completata solamente
a Germania unificata. Questo cosa significa? Significa che Arminio ormai è diventato il simbolo, se non appunto l'eroe primo di tutta la Germania, cioè il primo tedesco che vuole unire tutti quanti per combattere, ma questa unione, ecco, è fatta più che altro per rafforzare quello che è la Germania, perché appunto divisi siamo deboli, possiamo essere sconfitti, ma uniti siamo molto forti. Siamo riusciti a sconfiggere un nemico come Roma, se noi facciamo la stessa cosa, riusciremo a sconfiggere i francesi. E infatti l'impero tedesco questo lo sa. E infatti quando viene completata la statua nel 73, mi pare, viene rivolta verso la Francia, cioè questo il messaggio è molto chiaro. È il tedesco per eccellenza, il primo che si è appunto ribellato a quello che poteva essere l'ingerenza romana e combatte e vince soprattutto, unendo tutta questa popolazione. Ma anche i nostri amici del Terzo Reich avranno simpatie per il caro Arminio, ma non tanto a livello appunto nazionalistico, cioè di ideale per quello che rappresenta, ma a livello di purezza, di etnia. Arminio rappresenta, anche se effettivamente questo discorso veniva già fatto anche prima, cioè durante anche l'Ottocento, rappresenta il tedesco puro, il tedesco primigenio, il tedesco privo di altre popolazioni, quella che è l'essenza pura della Germania. È per questo che il nazismo in un certo senso incenserà Arminio, non tanto per il fatto che abbia unito la popolazione tedesca, ma per il fatto che lui, essendo un tedesco puro, il vero tedesco, l'ariano per eccellenza, combatte, è forte e vince, sconfigge il proprio nemico, cioè i romani. E questo è quello che piace in un certo senso al signor Hitler. Però poi appunto arriva la seconda guerra mondiale, questo concetto non funziona più, ma l'immaginario di Arminio è talmente forte che arriva un'ultima versione, che è quella attuale in un certo senso, cioè lui diventa una sorta di Davide contro Golia, cioè lui è il Davide, cioè riesce a unire queste popolazioni, lui in un certo senso è debole, in un certo senso è inferiore ai romani, ma riesce a sconfiggere quello che è Varo, il Golia, scusatemi, il Golia, cioè la forza incredibile di quello che era l'impero romano di quel tempo, e riesce a vincere, cioè lui diventa un buono in un certo senso, lui è colui che sconfigge l'invasore, lui, ecco, unisce sì la popolazione, ma la unisce in un senso positivo, cioè insieme possiamo sconfiggere questo invasore, questo nemico. Infatti i romani, cioè, questa lettura un po' moderna, un po' del cavolo, dove appunto i romani diventano una sorta di nazisti che vanno, conquistano e prendono, e appunto tutti quelli che gli resistono sono gli eroi puri, incredibili, buoni della situazione. E questa è anche una delle letture che forse è quella che troviamo anche di più nella serie, cioè appunto di questo eroe buono che combatte contro un nemico cattivo, i romani, e appunto deriva da tutta questa rilettura storica che inizia appunto dal 600, cioè Arminio ha su di sé un carico molto 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 pesante di immaginario pubblico, ed è stato utilizzato in tantissimi modi, come abbiamo potuto vedere, cioè appunto a livello propagandistico è stato usato moltissimo. Però a livello storico cosa possiamo dire? Ovviamente Arminio non si immaginava tutta questa situazione, anzi al contrario, Arminio lui semplicemente voleva unire la popolazione tedesca, sì, voleva cacciare i romani, magari, forse creare il suo piccolo regno, però non ce l'ha fatta. Ovviamente Arminio non è che sentisse tutto questo pangermanesimo dentro di sé, semplicemente era un capo barbaro che riuscì appunto a sconfiggere i romani e che voleva aumentare il proprio potere, e questo però ovviamente lo rende meno eroico questo personaggio. Però appunto fa parte di un discorso che tutta l'Europa fa, ovviamente ha tutti ogni paese europeo ha i suoi eroi, ha le sue popolazioni primigenie da cui dicono di scendere. Vi faccio un esempio, i francesi ad esempio, che sono quelli più divertenti. All'inizio, coi Franchi, tra l'altro, dicono: no, ma noi siamo discendenti dei Romani, quindi siamo legittimati a governare su quella che è la Francia, la vecchia Gallia. Poi, appunto, i nobili medievali, e anche fino al 600-700, dicono: no, noi siamo gli eredi ancora dei Franchi, noi siamo appunto legittimati di nuovo a governare, perché c'è appunto anche questo discorso di legittimità. Noi discendiamo da quelli che c'erano prima qua, quindi noi siamo i legittimi eredi a governare sulla Francia, e poi con la rivoluzione francese i rivoluzionari diranno: no, noi non siamo né romani né franchi, eccetera. Noi siamo gli eredi dei Galli di Vercingetorige. Infatti c'è anche un revival da questo punto di vista, soprattutto durante la Terza Repubblica, dove verranno costruite un sacco di statue a Vercingetorige, appunto perché lui rappresenta la Francia, anche qui che si unisce, che combatte, la Francia più pura, in questo senso. Ecco,
questo discorso della purezza non ci deve spaventare, era una tematica comune per l'Ottocento, cioè appunto qui cioè, prima c'era la Germania vera, qua c'è la Francia vera, c'è appunto la Gallia, queste popolazioni che si uniscono, combattono contro i Romani e in un certo senso riescono a vincere. Non nel caso di Vercingetorige, almeno fino a un certo punto, però appunto questo è il discorso. E boom, questa è un po', so, è un po' una troncatura di tutto il nostro discorso, ma è questa, ecco. Facciamo anche attenzione, appunto, questo immaginario vive ancora oggi, appunto la storia deve cercare un attimino di mettere da parte queste idee e cercare di andare a vedere chi era effettivamente il nostro caro Arminio. Quindi appunto adesso ho finito, grazie ancora per aver visto tutti quanti il video, per essere arrivati fino a qui, ringrazio anche Gianluca che mi ha offerto questa possibilità. Ebbene, ringraziamo ancora Strobo, oppure Matteo Storbino, se vogliamo essere più formali. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga chiacchierata che abbiamo fatto e il mio voto non può essere che così 5,5 e lo do perché ho visto comunque dell'impegno. Il fine di questa serie TV, come ho detto all'inizio, è quello di dare una luce positiva ai germani e far vedere in tutti i costi i romani come la nuova SS. È una visione che si rifà alla figura di Tacito e quindi qui per fare storia sì, bisogna leggere le fonti, ma bisogna fare anche il lavoro dello storico, quindi andare anche a capire qual è il contesto, perché la fonte parla così, le fonti sono sempre faziose e quindi Tacito vediamo che fa un po' il lavoro di Sallust, è un Sallust del secondo secolo d.C., scusatemi, secondo secolo d.C., il quale criticando i nemici di Roma fa una critica proprio diretta ai romani, ai costumi dei romani. Quando Tacito fa gli elogi, il suo fine non è quello di fare un elogio al popolo dei Germani, dei barbari, che li considera molto probabilmente quanto barbari, ma alquanto criticare i romani a lui contemporanei. E poi da qua parte anche il mito di Arminio, la sua figura storica, come è stata ben evidenziata dallo stesso Matteo. Per il resto la nostra lunga chiacchierata si conclude qua. Speriamo di avervi annoiato questa volta un po' meno del solito, ma io spero di avervi annoiato come sempre. E nulla.